Ciao a tutti, pace e illuminazione, benvenuti, bentornati a questo canale dedicato al Sutra del Loto e al buddismo di Nietzsche. Oggi, bellissimo, parliamo del primo capitolo del Sutra del Loto. Il primo capitolo del Sutra del Loto è spesso, quasi sempre, sottovalutato perché all'inizio sembra che non ci sia niente di importante dentro da conoscere, da fare, mentre invece ci sono le basi per l'intero sutra. È un capitolo molto importante perché aiuta le persone a capire che cosa avverrà. Dà alcune chiavi per comprenderlo, no? Ci sono, dice nel testo, vari tipi di persone. Questi vari tipi di persone hanno uno scopo, ci fa capire che è per tutti, nessuno escluso. Cosa che i sutra precedenti del Buddha non era così, non erano per tutti, perché richiedevano una certa, diciamo, abilità, una certa capacità dell'ascoltatore, del discepolo. Il Sutra del Loto è grande, considerato grande anche per questo, perché mette tutti sullo stesso livello. Il Sutra del Loto è uno dei testi più importanti del buddismo, è considerato speciale non solo per le idee profonde che contiene, ma perché parla in modo, diciamo, molto umano, tocca temi che riguardano la vita di tutti, in ogni epoca. A cosa serve il primo capitolo? No? Il primo capitolo non entra subito, come ti dicevo, negli insegnamenti veri e propri, fa qualcosa di diverso. Prepara il lettore, l'ascoltatore. È come quando prima di dire qualcosa di molto importante si crea un momento di calma e di attenzione. In pratica questo capitolo serve, diciamo, a mettere le persone nella giusta disposizione mentale, potremmo dire, no? Per capire quello che verrà dopo, come ti dicevo. L'inizio inizia con così ho udito. Il testo si apre con la frase così ho udito. In un tempo il Buddha si trovava sul picco dell'avvoltoio. Questa formula significa che l'insegnamento nasce, diciamo, dall'ascolto diretto. Non è teoria astratta, è qualcosa che qualcuno ha vissuto veramente, qualcuno che ha ascoltato e poi lo ha trasmesso ad altri. In altre parole, il messaggio è la saggezza passa attraverso le relazioni umane, attraverso l'ascolto, attraverso la memoria. Il luogo è l'assemblea, no? La scena si svolge su una montagna, quindi un posto tranquillo ed elevato. Questo indica simbolicamente uno stato mentale più calmo, più consapevole. Intorno al Buddha Shakyamuni c'è un'enorme assemblea. Monaci, bodhisattva, esseri celesti e persone di ogni tipo. Il significato è chiaro. L'insegnamento, come ti dicevo, riguarda tutti, senza esclusione. Nella vita quotidiana questo vuol dire nessuno è troppo piccolo o troppo lontano per crescere interiormente. Il silenzio del Buddha, no? Una cosa sorprendente è che il Buddha non parla subito. Il Buddha è lì davanti a tutti e sta in silenzio, non parla subito. Perché sta in silenzio? È sorprendente questo silenzio.
entra in meditazione profonda. Questo silenzio è già un insegnamento. Indica che la verità non si capisce solo, diciamo, con le parole, ma si capisce con una mente calma, con una mente attenta. Applicato alla vita di oggi, il messaggio è semplice: prima di reagire, prima di parlare, serve fermarsi un attimo e trovare uno spazio di quiete dentro di sé. La luce durante la meditazione del Buddha, no, dice, racconta, parte una grande luce che illumina moltissimi mondi. Simbolicamente questa luce rappresenta la comprensione, la consapevolezza, la capacità di vedere chiaramente in senso, diciamo, pratico. Ogni volta che capiamo davvero qualcosa, quella chiarezza illumina non solo noi, ma anche chi ci sta intorno. Lo stupore e le domande, no? L'assemblea rimane stupita e si chiede cosa significhi quel segno, no? Allora a questo punto interviene il Bodhisattva Manjushri, che è il simbolo della saggezza, spiegando che eventi simili accadono quando sta per essere rivelato un insegnamento importantissimo. Qui emerge un messaggio che è fondamentale: la saggezza nasce dalle domande, non dalle risposte immediate. Fai bene attenzione, per quello che ti dico sempre, fatti delle domande. Nella vita quotidiana significa non avere paura dei dubbi, non smettere di interrogarsi sul senso della vita, accettare di non avere tutto chiaro subito, e questo è per i nicirenisti, sanno già tutto. Il senso generale del capitolo, anche se non presenta ancora le idee principali del sutra, questo capitolo insegna già tantissimo, credimi, tantissimo. Ci dice che per crescere interiormente servono l'ascolto, la calma, l'apertura e la capacità di stupirsi. Quindi non bisogna essere presuntuosi. Voglia di fare domande. In poche parole, il primo capitolo del Sutra del Loto è come una, diciamo, preparazione mentale e potremmo dire emotiva, no? Ci ricorda che prima di capire bisogna saper ascoltare, prima di parlare bisogna saper tacere, prima di cambiare il mondo bisogna fare chiarezza dentro noi stessi. Ed è proprio per questo che anche oggi questo testo continua a risultare attuale e vicino alla nostra vita di tutti i giorni, no? Il primo capitolo è un capitolo, come ti dicevo, fondamentale. Fondamentale perché ci fa capire queste cose qua che ti dicevo, che sono importantissime. Cioè ci mette nella condizione di ascoltare, ci dà l'istinto giusto, ci dà il panorama, ci dice che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo stare, come dobbiamo essere poi, no? Se ci pensiamo è così, no? Il primo capitolo ci dà alcuni punti che sono molto importanti, questa luce che appare dal Buddha, no? Tutte le persone, bodhisattva, monaci, laici, quindi tutti quelli che ci sono, più ce n'è e meglio è, che è un insegnamento che è adatto a tutti, e questo ci rallegra, perché noi quando ci avviciniamo al Sutra del Loto lo vediamo un testo molto difficile per noi. Io ho fatto la versione, la traduzione del Sutra del Loto in lingua corrente. Che cosa significa? In un linguaggio molto più attuale. Perché l'ho fatto?
per aiutare le persone a capire meglio. Ho usato un linguaggio nostro, un linguaggio che noi usiamo attualmente, perché? Per cercare di entrare meglio nelle persone. Se non ce l'hai, guarda, l'hanno quasi tutti ormai. Se non ce l'hai ancora, vai su Mio Edizioni e prenditelo perché ti servirà tantissimo per questo nuovo ciclo di lezioni sul Sutra del Loto, perché quella è una versione del Sutra del Loto che ti parla direttamente ed è molto 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 importante. Ora, oggi abbiamo parlato del primo capitolo, ti ho dato diciamo alcuni spunti che ti fanno capire, che ti fanno ragionare, no? Poi qui ovviamente dentro ti ho messo dell'altro, che non l'ho detto chiaramente, ma sei una persona intelligente puoi capirlo da te, no? Quando ti dico bisogna farsi delle domande. Spesso nel buddismo di Nietzsche le domande non se ne fanno, no? Quando uno comincia a farsi delle domande, cambia. Quindi ti dico, il primo capitolo del Sutra del Loto sta parlando di te. Se hai dei dubbi, non starci male. Il Sutra del Loto nel primo capitolo ti dice è una cosa buona avere dei dubbi, è una cosa buona farsi delle domande, è una cosa buona cercare le risposte. Spero di esserti stato utile. Ciao a tutti, pace e illuminazione e ci vediamo con l'insegnamento del Gosho, con l'esegesi del Gosho e con i prossimi insegnamenti sui vari capitoli del Sutra del Loto. Ciao a tutti, mi raccomando, mettete un like, commentate e condividete i video perché sono molto importanti, è la prima volta che si fa questa cosa qua nel nostro paese, quindi diamoci l'importanza che merita. Ciao a tutti, pace e illuminazione.